cosa capiamo noi di cosa vuol dire essere italiani? È successo qualcosa che mi sono resa conto, è come dire non voglio vivere, non voglio esistere perché poi farò esperienze e cambierò. Ma scusa, a volte non sai manco che sei bravo. Forse sei brava ma non hai scoperto ancora. Ma anch'io pensavo chi sono io, non imparerò mai, non sarò mai brava. Allora ragazzi, c'è un detto su internet che gira e dice che il calabrone, in base alla scienza, non può volare, perché in base alle leggi della fisica il rapporto fra la dimensione delle sue ali, del suo corpo, eccetera, non gli permette di volare. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Ebbene ragazzi, si dice che sia impossibile imparare una seconda lingua straniera al pari di un nativo, specialmente se lo si fa da adulti. Ma lei non lo sa e lo fa lo stesso. Ragazzi, vi presento l'ospite di oggi, Elissa. Ciao, ciao. Grazie per l'invito. Abbiamo iniziato male, ho iniziato dando del calabrone all'ospite, non so se ti hanno mai dato del calabrone. Questo in realtà è una cosa che non ho mai sentito, però va Okay. bene, va È bene. è un detto che gira su internet, un detto che poi in realtà non è vero, non è vero, perché a parte che non è il calabrone, ma è il bombo, che è una specie di vespa, di ape grossa, di quelle tipo che vedi in estate che scappi quando le vedi. Ah, sì, 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 sì. È un po' un Eh, mito che è nato negli anni '30, è un mh-mh. entomologo francese che aveva inventato questa cosa, che poi è stata subito smentita, e come questo in realtà è un mito, è una leggenda metropolitana, oggi vi dimostreremo che è una leggenda metropolitana anche il fatto che non si possa imparare a parlare in italiano, e sono contentissimo di avere qua Elissa oggi. Innanzitutto la ringrazio perché quando l'ho chiamata e le ho proposto di fare questo video è stata carinissima, mi ha detto subito di sì. Elissa oggi ci darà una dimostrazione vivente, perché adesso appena la sentirete parlare vi accorgerete subito che, praticamente è indistinguibile capire chi di noi 2 è nato in Italia. No. Ehm, Anzi io ho un po' di timore di fare qualche errore in italiano che lei mi corregga, perché No, poi ma anch'io ho paura, anche perché in realtà io parlo in italiano pochissimo, perché faccio accent coaching in inglese, quindi insegno in inglese tutto il giorno, parlo in inglese con mio figlio e quindi quando entro in modalità inglese rimango un po' in modalità inglese, quindi in realtà non parlo molto spesso in italiano, quindi potrei anche sbagliare qualcosa, però vediamo, vediamo. E tu a che età hai iniziato a imparare l'italiano? Così inizio subito a farti qualche domanda. Sì, sì, sì. Allora, ho iniziato a 19 anni perché quando mi sono iscritta all'università, che in realtà ho studiato psicologia, come ti dicevo ieri sera, ho studiato psicologia e comunque in Nord America abbiamo questo sistema un po' diverso, dove c'è il major e minor, che non so mai come dire in italiano, non so in Mh. realtà se c'è Sì, un oggi noi modo. abbiamo c'è stata una riforma dell'università, un Ah, po' di anni okay. fa, e adesso abbiamo la laurea triennale e Mh. la laurea magistrale, e Sì, poi ma ci quello sono è i diverso dottorati. perché il triennale so' 3 anni, poi magistrale sono 2 anni, no, io parlo della cosa major e minor che sarebbe come dire, psicologia è la cosa principale che ho studiato e poi ho fatto anche l'italiano, che era una cosa in più, che non Ah, è la cosa principale che studi, è una cosa in più dove devi fare una certa quantità di corsi, ma è meno importante della cosa primaria che okay, stai okay. facendo, capisci? È proprio un sistema diverso allora, no, non c'è una Sì, cosa, sì, c'è il curriculum, forse la cosa che si avvicina di più è il curriculum, perché tu non lo so, sì. io tipo ho fatto lettere e c'era curriculum lettere classiche che era latino, greco, eccetera, e curriculum Mh, moderno, io ho fatto curriculum classico. mh. È la cosa che si avvicina di più, credo. Sì, perché noi possiamo fare qualsiasi cosa, puoi fare un major in psicologia e un minor in musica o in teatro o in non lo so, fisica, qualsiasi cosa in realtà. Bello, Poi bello. vabbè l'ho scelto perché in realtà non avevo le idee chiarissime, avevo pensato quella volta magari studio legge, non lo so, e in Canada non importa quello che fai prima,
ok? Ok. Puoi fare qualsiasi cosa, puoi fare legge. Quindi ho detto, vabbè, faccio una cosa che mi piace, la psicologia mi piace, l'italiano per me era una cosa interessante e quindi ho detto voglio imparare un'altra lingua perché mi sembrava, per qualche motivo, l'ultima opportunità per imparare un'altra lingua, almeno, come dire, in modo strutturato a scuola, così, perché comunque era 2000, non è come adesso che ci sono 100.000 corsi per qualsiasi cosa. Quello n'erano tantissimi anni fa, ma comunque nel 2013 mi pare. Quindi non c'era questa cultura di imparare una lingua su internet, su YouTube, fare i corsi sono una cosa che, non lo so, ho iniziato a Sì, è vedere vero. corsi molto dopo, tipo nel 2019, 2020 forse, non lo so, quando ho iniziato a vedere tanti corsi. Quindi, vabbè, comunque, per me sembrava l'ultima opportunità per imparare una lingua. E dato che ho origini italiane, perché da una parte della mia famiglia ho origini italiane, noi in Nord America abbiamo sta cosa che diciamo: "Ah sì, sono metà italiana e metà questo", ma cosa capiamo noi di cosa vuol dire essere italiani? Niente, la maggior parte del tempo non capiamo niente e quindi questa cosa mi dava un po' fastidio, diciamo, perché ho detto: "Okay, come faccio a dire", perché qualcuno ti vede, siamo in Canada, negli Stati Uniti, un po' tutti diversi, okay, e quindi qualcuno magari mi vede che sembro anche esteticamente un po' italiana e dice: "Ah, di dove sei?" Capisci? Tipo qual è il tuo ethnic background, okay? E quindi questo essere italiani, essere quello che sei, è qualcosa in più, perché i canadesi, specialmente i canadesi, non abbiamo una cultura che si capisce benissimo esattamente cos'è. Quindi questa cosa dei tuoi genitori o nonni, quello che è una cosa che ti rende, diciamo, un po' Mm, diverso, mm, mm. diciamo, uno dall'altro. Vabbè, spiegazione molto lunga. Tutto questo per dire che volevo scoprire cosa vuol dire questa cosa, cosa vuol dire essere italiani. E quindi ho detto: "Ma se imparo la lingua? Se imparo la lingua e Una cosa magari semplice, proprio così: "Dai, impariamo una lingua." no, non lo so, imparo qualcosa della cultura." Direi che ci sei riuscita molto, molto bene. No, grazie. Vabbè, comunque tutto questo per dire, questa spiegazione lunghissima che puoi anche tagliare se vuoi, perché è una cosa No, no, lunghissima, ho no, no, iniziato a me interessa tantissimo, ma perché, cioè, non voglio che il video sia la cosa banale: "Oh, guardate, wow, come parla bene l'italiano", no, cioè quello è il mh-mh. risultato e adesso son 5 minuti che stiamo parlando e chi ci segue già, ehm, avrà visto che saranno lì stupiti, no, da come parli bene l'italiano. Però non è Oh. magia, non è magia. No, no. Siccome anch'io nel mio piccolo, sono appassionato di lingue, ho fatto i miei tentativi con l'apprendimento delle lingue e so che quando raggiungi un buon livello, la gente vede il livello, ma non è magia, dietro c'è tanto lavoro, c'è metodo, per cui Sì, sì. mi interessa capire il processo e quindi l'analisi dei processi, dei metodi, eccetera, è quello che poi ti permette di far sì che una cosa sia comprensibile, sia, no, espliciti i meccanismi, e diventa ripetibile. Quindi il messaggio che io voglio dare oggi ai ragazzi che ci seguono, con l'impegno, con il metodo e mettendosi lì, facendo tutto il percorso, il processo, si può arrivare a un ottimo risultato. Poi è vero che c'è anche un talento, ehm, però nella mia esperienza il lavoro spesso, supera il Sì. talento. Anzi, Ehm, voglio aggiungere una cosa se posso. Puoi fare Per il tutto, come talento. se fossi a casa tua. Puoi Sì, fare sì. tutto quello che vuoi. Allora, per me questa è una cosa molto importante, perché è chiaro, come dire, non so se sembra strano dire: "So di avere perché se non avessi il talento non farei accent coaching, non sarei una accent coach, quindi è ovvio che le persone che vedi su YouTube hanno un po' di talento. Poi non è un caso che molte di queste persone che parlano benissimo un'altra lingua cantano anche. Mh, Non è un caso, perché tanti dei come dire, gli amici miei che hanno un accento molto buono in un'altra lingua, tutti cantano oppure suonano qualcosa. Questo vuol dire qualcosa sull'orecchio, quindi non è solo talento, è anche lavorare un po' sull'orecchio e riuscire a sentire queste differenze
forse non molto ovvie, diciamo, all'inizio, ma per quanto riguarda il talento, io non sapevo di avere talento prima di iniziare a imparare l'italiano, perché in Canada impariamo il francese a scuola e non ero tanto brava. Magari non facevo assolutamente schifo, ma comunque c'erano gli altri bambini che avevano i genitori che erano bilingue e quindi magari loro erano un po' più bravi di me perché i miei genitori non parlavano il francese, perché ero al 100% anglofona e quindi ho detto vabbè non sono brava, ho avuto anche insegnanti, infatti ho fatto un video su questa cosa diversi anni fa dove ho spiegato che avevo un insegnante che mi ha detto ah fai schifo in francese, dovresti cambiare, Fra l'altro dovresti... bruttissimo, detto da un insegnante veramente bruttissimo. Sì, sì, avevo Dovrebbe tipo cambiare 12 mestiere, anni. quella, secondo me dovrebbe cambiare mestiere. Lo so. Però avevo 12 anni, quindi ho detto: "Vabbè, faccio schifo in francese, va bene. Okay, sono brava in inglese", ma cosa vuol dire essere brava in inglese? Okay, scrivo bene, la letteratura mi piace, però cosa vuol dire? Non capisci, non capivo di Certo, avere questa cosa. E quindi come ho scoperto questa cosa? Facendolo, ma non all'inizio, dopo al terzo anno, quando ho finito proprio la laurea e ho fatto 3 anni di italiano, è successo qualcosa che mi son resa conto: "Ah", perché dovevo fare questa, presentazione davanti alla classe che dovevamo parlare per almeno 5 minuti o 4 minuti, una cosa così, e io ero così ansiosa, così: "Come farò a parlare per 4 minuti di fila in italiano quando non c'è un'altra persona che magari aggiunge qualcosa, sono solo io che devo presentare qualcosa?" E alla fine ho parlato per 7 minuti. Ero scioccata, ho detto: "No, ma ce l'ho fatta, ho parlato per 7 minuti", perché all'università non è che ti insegnano la pronuncia, non è che fai tantissima pratica col parlato, più che altro fai gli esami, scrivi, fai 'ste cose qui, però per quanto riguarda parlare, l'accento, la pronuncia, non ti insegnano niente. E questo è quindi importante perché allora voi all'università lo imparavate con il metodo grammaticale traduttivo, un po' come qui in Italia, sì, per sì, cui una cosa il esercizi, solito. grammatica. No, perché c'è un grande dibattito, no? Specialmente oggi su YouTube ci sono le due fazioni, no? Quelli oggi adesso va di moda il metodo naturale, quindi tutti gli YouTuber fanno i video con il metodo naturale, no? Contrapposto al metodo grammaticale traduttivo che è quello tradizionale della Sì, scuola. In realtà, questo l'ho spiegato in tanti video, chi mi segue, la cosa è molto più complessa di così. Io l'inglese l'ho imparato a partire dalle scuole medie e poi fino all'università, quindi più di 10 anni di inglese, tutto con il metodo grammaticale traduttivo, quindi esercizi, tradurre. La pronuncia è male, nel senso che in Italia c'è un grosso problema che quasi tutti gli insegnanti di inglese non sono madrelingua. E per me questo è sì, un enorme problema, sì. prima di cultura, di mentalità, perché il fatto che non capiscano, non vedano quanto questo sia un problema, ti dà l'idea di quanto non comprendano l'importanza dell'elemento pronuncia, del parlare una lingua. Dicono: "Sì, Sì. vabbè, non importa", no, invece No, guarda, importa è come. la pronuncia è una cosa fondamentale, perché se vogliamo io questa cosa lo dico sempre, se vogliamo semplificare una lingua e dire che, una lingua ci sono 3 cose: la grammatica, il lessico e la pronuncia. Perché dobbiamo mandare via questa parte, 1/3 della lingua, Esatto, perché non capisco questa è una logica. separazione artificiale, ma che fra l'altro ribalta, secondo me, quelle che sono le priorità della lingua. Perché io non sono contro la grammatica, nel senso che ho passato 10 anni della mia vita a studiare il greco, il latino, la glottologia, questo, cioè, però la realtà è che la grammatica nasce come tentativo di spiegare la lingua. Prima c'è la Sì, lingua, la grammatica spiega la lingua, non viceversa. E anche la pronuncia è un po' la stessa cosa, nel senso che prima c'è la lingua e la scrittura è un tentativo di tradurre il parlato, di tradurre i fonemi. Quindi secondo me quando io mi approccio a una lingua nuova, prima devo avere una comprensione, come dire, fonematica, si può dire, non so, cioè, ascolto e cerco di ripetere quello che ascolto, che poi è quello che fanno i bambini, no, quando imparano la loro madrelingua. Dopo, perché non è che uno non debba studiare la grammatica, non debba imparare a scrivere, eccetera, ma se questo tu lo fai dopo, ehm,
non hai quella base che poi ti porti dietro sbagliata, perché io ad esempio con l'inglese ancora oggi, quando devo dire qualcosa, io nella mia testa vedo i grafemi, vedo la parola scritta e mi viene da pronunciarla male, ovviamente, perché no? Perché il sistema Sì. di scrittura, l'italiano è una lingua fonetica dove si legge come si scrive, l'inglese è una lingua non fonetica e io attraverso il sistema dell'italiano cerco di parlare in inglese, infatti è un disastro. Ho fatto appunto 10 più anni a scuola e il livello finale era un B1 scarso, e capacità di parlare quasi zero. Dopo, nel 2009 sono andato a Londra a fare un viaggio, lì mi sono un po' immerso, no, così, perché poi queste cose ti vengono naturali quando ti immergi, ti viene la voglia, ti viene, no, diciamo, ti viene il pallino, no? Poi io sono uno dei caratteri che quando mi fisso su una cosa, dopo mi ossessiono, diventa una cosa, no, mi viene il click che voglio fare quella cosa. Eh, Diciamo che anch'io mi sono ossessionata perché leggerissimamente. c'è molto, io lo noto anche parlando con tante persone che fanno più o meno le stesse cose, c'è molto questo elemento di ossessione, di ossessionarsi, che secondo me è una cosa fondamentale, perché tu non riesci a raggiungere un certo livello se non diventi, fra virgolette, ossessivo, ma in senso buono, cioè Sì, sì, super. e poi se posso aggiungere una cosa, ci sono tante persone che dicono che è sbagliato avere l'obiettivo di sembrare madrelingua. Perché? Io avevo quell'obiettivo e adesso mi sento libera. Poi non sarò perfetta, però comunque, vabbè, se non ci arrivi, non ci arrivi, ma se hai l'obiettivo, la perfezione, perfezione non esiste, però diciamo sembrare più o meno madrelingua, perché no? Perché è così Verissimo. sbagliato? Perché è una cosa negativa togliere l'accento dalla tua lingua madre? È Capisci? vero, è verissimo. Cioè, non è un obbligo, se per uno No, non è non è un import obbligo. dipende molto anche dal motivo per cui impari la lingua. Nel senso che se io imparo ad esempio l'inglese perché, devo, non so, per la mia professione, perché mi serve per il Mh-mh. lavoro, ma non me ne frega tutto sommato più di tanto, lo imparerai magari quel tanto che ti serve e poi basta, non starai a ossessionarti sulla, ma per uno ad esempio come me, che quando appunto mi è venuto il pallino, ho detto: "Lo voglio imparare bene", io ero Sì, davvero ossessionato anche dall'idea di dire: "Lo voglio parlare come un madrelingua". sì. Che poi anche lì bisogna capire cosa vuol dire madrelingua, perché io all'inizio, ascoltavo di tutto, no, mi guardavo da un lato, Friends, con l'accento Mh-mh. americano, dall'altro mi guardavo Coronation Street con l'accento britannico, col proprio stretto, mi guardavo EastEnders, mi ricordo che erano tipo delle serie, ma quasi più telenovela, faceva anche ridere perché, no, mi guardavo di tutto praticamente. Sì, E dopo anche lì ho dovuto poi scegliere, no, perché dici, devi prendere un modello e cercare di seguire quello. Come anche in italiano, no, c'è l'italiano standard, che in realtà nessuno lo parla. Tu prima mi parlavi di perfezione, no, ma in realtà anche lì non sì. esiste, nel senso che essere nativo, suonare come un nativo non vuol dire parlare l'italiano standard perfetto, perché in Italia prendi un lombardo, prendi un siciliano, prendi un sardo, un calabrese, sembrano quasi lingue diverse dal punto di vista della, no, della pronuncia, di come suonano proprio. Sì. Io ricordo che quando ho fatto il primo video, quello di cui ti parlavano, che è andato molto bene, eccetera, Mh-mh. e hanno iniziato ad arrivare tanti commenti, alcuni anche cattivi. Ricordo c'era una ragazza che, non so che cosa faceva, lei si occupava di dizione, eccetera, e mi fa: "Ah, ma tu, prima di permetterti di insegnare l'italiano dovresti imparare a parlare bene, quelle S non si possono sentire". E che lì per lì c'ero anche rimasto un po' male, poi vabbè ho detto: "Okay, Oh. blocca". Sì, sì. Secondo me l'addizione è anche una cosa utile, però, come dire, puoi scegliere quello che vuoi imparare te. Io per esempio ho imparato, diciamo ho preso come modello l'italiano di mio marito e quindi per me è stato facile perché l'ho incontrato dopo che mi sono laureata e quindi già avevo teoricamente un livello ero già a un livello teoricamente avanzato e comunque ho preso il suo accento come un modello, capisci? Quindi per quello che ha un accento che forse sembra un accento vero, a parte che mi sembrava un accento molto facile da capire, ovviamente non è neutro, però non ha troppe cose, non lo so, così diverse dallo standard, nel senso che un po' le S
un po' la tendenza di dire subito invece di subito, quella S un po' Sì, che è la S leggermente. che ho anch'io, che la ragazza mi contestava, no? Ma di dove sei? Io sono di Brescia, cioè zona Ok. Franciacorta sul lago d'Iseo, Sì, 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 no, so eh, dov'è. che in realtà non è Ah, una S tipica di questo posto, è una S un po' più bolognese. Forse sì, è una sì, cosa, una infatti. caratteristica mia, non so, dal mio apparato fonatorio, perché Sì, poi sì, può essere. no, spesso non ci pensiamo, ma quando vogliamo migliorare la nostra pronuncia, la prima cosa da capire è che la pronuncia non è nient'altro che un fatto neuromuscolare, c'è un apparato fonatorio con decine e decine di muscoli che lavorano coordinati dal cervello, per cui con l'aiuto di qualcuno, come ad esempio Elissa, si lavora, una persona che ti fa capire dove stai sbagliando, dove no, e anche lì il fatto che dicevo prima non è magia, ma la capacità non solo di saper fare una cosa, ma di saperla, spezzettare e esplicitare, capire cosa sono i fenomeni. "Ah, guarda che, il palato va così, la lingua va così, no, questa, velare, labio velare, dentale", tutte queste cose qui, uno che te le spiega: "Ah sì, però proviamoci", all'inizio magari ti viene male, poi un po' meglio, poi un po' meglio, e poi un bel giorno c'è un click e ti viene naturale. Non è Sì, semplice, però io ci tengo sempre tanto a far capire anche a chi mi segue proprio che, c'è tutto un percorso da fare e che poi è quello che dà soddisfazione, secondo me. Perché io son convinto che, okay, sì, il talento, però ad esempio quello che tu dicevi prima molto importante dal livello fonetico, che è verissimo, io quel talento non ce l'ho per niente, e lo so bene perché da giovane, come spesso si fanno 1000 esperienze, no, ho fatto anche un'accademia di musica, suonavo chitarra classica e io ero sempre molto, "invidioso", fra virgolette, in senso buono, di quelli che avevano il famoso orecchio assoluto, che sentivano una cosa e riuscivano sì. subito. Io l'orecchio non ce l'ho poco, quel talento lì mi manca, però con tanto lavoro posso supplire. Ma certo, e E infatti, come dire, non devi avere perfect pitch per suonare, per cantare, per fare queste cose. Non devi avere quella cosa per essere bravo, diciamo. È una cosa in più che magari aiuta, perché ti rendi conto prima che magari canti un po' stonato e quindi lo senti subito e ok, però non è tutto. Può essere intonati, non è manco tutto, c'è la respirazione, ci sono mille cose e quindi questa è una cosa che magari aiuta sicuramente, però non vuol dire che se non sei la persona con più talento al mondo, allora non puoi imparare una lingua. E quindi non voglio manco essere una persona che le altre persone guardano e dicono: "Ah sì, vabbè, lei l'ha fatto, però chi sono io?" Ma anch'io pensavo: "Chi sono io? Non imparerò mai, non sarò mai brava, avrò sempre una pronuncia che fa schifo", e 'ste cose qui, perché all'inizio non è che parlavo così. Avevo una pronuncia abbastanza anglofona con la R francese, perché avevo imparato il francese e la R non ce la facevo a pronunciarla, capisci? Quindi a volte non sai manco che sei bravo. Forse sei bravo, ma non hai scoperto ancora. Quindi iniziare, partire con questa cosa che non sono bravo, non sono questo, non ho talento, è una cosa inutile che ti fa solo danni. È vero, è vero. No, perché poi, quando si fanno questi video, che io lo faccio con una buona intenzione perché voglio dare un po' di carica a chi in questo momento non è sicuro di potercela fare. Poi c'è anche il rischio, no, di avere l'effetto contrario, che dicono: "Ah, ma guarda te Lisa com'è brava, io non ce la farò mai perché non ho il suo talento, non sarò mai brava come lei". Non è vero, nel senso che, c'è dietro tanto lavoro e con il lavoro si può arrivare. Sì, E poi soprattutto, il talento è una cosa che, noi possiamo essere grati per i nostri talenti, no, perché siamo nati con dei talenti e possiamo essere grati per averceli, ma il lavoro che ci mettiamo noi è quello che ci rende orgogliosi. Perché se io arrivo a un certo livello e so il lavoro che c'è stato dietro, sono orgoglioso del lavoro che ho fatto, no, io cerco sempre di dire anche ai miei nipotini, no, che magari hanno dei talenti, eccetera: "Attenzione, non sentitevi mai spavaldi superiori per i vostri talenti, potete essere grati per quelli, ma la cosa che nella vita vi fa essere orgogliosi e dire soddisfatti alla fine, guardare indietro e dire: "Cavolo, ce l'ho fatta, cavolo, sono arrivato lì", è il lavoro che ci metti tu, di quello puoi essere orgoglioso. Se tu metti quel lavoro lì, perché la gente pensa: "Ah, okay, in 6 mesi posso imparare un'altra lingua". La tua lingua madre ci hai messo in realtà 10 anni a impararla.
perché Sì, prima i primi 2 o 3 anni del cosiddetto periodo silente, in cui sembra che tu non parli, ma in realtà il cervello immagazzina tutto. Poi inizi a parlare male, malissimo, inizi a dire dei versi che non s che assomigliano alle parole, poi sempre di più, e arriva quel click, no, ehm, dove alla fine parli. Fra l'altro, a proposito di quel click, una cosa che mi interessa molto chiederti, no, perché io ho questa difficoltà, ad esempio ancora oggi con l'inglese, no, non mi sento comodo, mi sento che devo cercare le parole, mi sento, no, ehm, e io volevo capire, tu che hai iniziato a imparare l'italiano, hai studiato, eccetera, c'è stato un momento in cui anche tu non ti sentivi comodo? Già in parte mi hai risposto prima con quell'esempio molto sì. bello, no, ma c'è stato un momento che davvero c'è stato come un click, no, magari hai raggiunto abbastanza massa critica, di poter dire: "Okay, adesso mi sento comodo, lo parlo senza dover pensare alle parole come parlo in inglese." Allora, ho iniziato a sentire questa sensazione qualche anno fa, però in realtà perché ho iniziato a fare i video e ricevevo questi commenti, me lo diceva anche mio marito, però è mio marito magari, non so, dove dicevano: "Ah, parli un italiano perfetto, capisci?" Mi dicevano queste cose e ho detto: "Ma come un italiano perfetto?" Perché fino a 2 secondi fa mi sentivo non molto a mio agio. E quindi mettendo i video, facendo i video, ho notato che stavo ancora più attenta, perché ogni parola che dicevo doveva essere perfetta. Dovevo avere una pronuncia chiara e perfetta perché avevo mi hanno già detto che avevo questa pronuncia perfetta, ho detto: "Ma io devo continuare in questa direzione, non posso Sì, sì, sbagliare niente", capisci? Mi ha anche messo un po' di ansia. immagino, sì, Però sì. comunque fare i video mi ha aiutato anche a fare pratica, perché ho detto: "Non sto facendo una conversazione, sto parlando da sola e quindi devo riuscire a parlare quasi alla perfezione da sola, senza avere qualcuno che non c'era nessuno per dirmi che: "Ah, hai sbagliato questo, devi cambiare questo", capisci? E quindi, fare i video mi ha aiutato molto. Era grazie a tanti commenti anche che mi sono resa conto che non era forse una cosa così comune, perché in realtà non lo sapevo, nel senso mio marito mi diceva che ero molto brava, però non lo so, magari lo dice una persona, però quando lo dicono tante persone poi dici: "Okay, forse è vero", non lo so. E poi a quel punto mi son resa conto: "Okay, forse questa non è una cosa molto comune", e quindi, non lo so, mi sono iniziata non lo so, forse a quel punto ho iniziato a sentire che diventava una cosa più naturale, ma adesso sono al punto in cui quando entro modalità italiana più o meno non ci penso più. Io ho 2 cose a cui penso sempre. In realtà forse una, un po' di più, però le 2 cose fondamentali in dal mio punto di vista di accent coach che insegna l'inglese, ma comunque che ha imparato l'italiano, è che in italiano si usa molto di più la parte che è dietro della lingua, invece in inglese si usa la parte che è in mezzo per fare tutti i movimenti, invece in italiano è molto più così, è la lingua molto più tesa e quindi è così che riesco a fare questo suono un po' più quasi nasale, ma comunque più precisa, un po' più chiusa, un po' più italiana. Perché se no, se prendo questa parte della lingua, lo abbasso, poi inizia ad essere un po' così, che è praticamente la pronuncia inglese, Pronuncia, sì. anglofona. Invece se alzo questa cosa e rendo tutto un po' più teso, pronuncia italiana. Poi non è così semplice, ma questa è la cosa Però principale a sì, cui questa cosa fra l'altro che tu hai detto entrare in modalità italiano, no, è una cosa che io sì. ho sperimentato nel mio piccolo tantissimo, nel senso che quando provo a parlare in inglese è come Mh-mh. se io dovessi fare uno switch, entrare in modalità inglese Sì, e viceversa. Ad esempio, se io sto parlando in italiano e capita di metterci dentro qualche parola in inglese, no, i famigerati anglicismi che i miei, follower odiano, no, sono più realisti del re, come si dice, no, più realisti del re, nel senso che io sono uno di quelli che non ama molto usare gli anglicismi dell'italiano, però qualche volta li uso perché quelli comuni. Io su YouTube non parlo diversamente da come parlo al bar con i miei amici. Perché voglio insegnare sì. l'italiano vero. Non sono il fighetto milanese che usa un inglesismo ogni 3 parole italiane, No, però quello è un po' quello fastidioso. lo Però fastidioso. come dici computer?
Tipo allora Tanto se io dico no, in italiano ti dico adesso accendo il computer e ti mando un'email. Accendo il sì, computer e ti mando un'email. sì. Non riesco a dire adesso accendo il computer e ti mando un'email. Sì, sì, N sì, non sì. ri No, non perché è riesco poco perché naturale. sento uno Allora, per me stop. sì, 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 per me dipende dalla parola, perché ci sono delle cose che dico: "Okay, qual è il modo giusto per dire questa parola in modo sbagliato?" Perché capisci, io devo devo vedere le cose da questo punto di vista, perché nella mia lingua si dice in un certo modo, poi per tante parole tipo computer, weekend, 'ste cose qui, dico sempre ogni 2 secondi devo dire queste parole, quindi è un po' diverso, mi sono abituata. Però ci sono delle parole che, è un po' strano, tipo Gatorade. Per me è strano, oppure non lo so. Che altro c'è? Ci sono tante parole che non dico spesso e quando una volta che l'ho sentito okay, però se non l'ho mai sentito, so che si dice in inglese, ma non so in quale modo, è strano per me. E quindi per me sono anche migliorata a cambiare, a dire una parola un attimo in inglese con la mia pronuncia naturale, poi tornare all'italiano. Per esempio prima cos'è che ho detto, major e minor, okay, non dico major e minor perché non lo so, sì lo potrei anche dire, però mi viene più naturale dire dire queste cose in inglese. Ma non direi mai: "Dov'è il mio computer?" Non lo direi mai, perché ormai la parola computer è diventata una parola italiana per me. Certi anglicismi a volte loro no, si arrabbiano con gli anglicismi, però alcuni anglicismi sono italiani, nel senso che nessuno di noi dice: "Accendo il calcolatore, ti mando un messaggio di posta elettronica", a meno che vuoi Sì, sembrare uscito dal 1800 da qualche film comico. sì, Accendo il computer, ti mando un'email perché sono inglesismi, ma sì, non a sì. caso perché voglio fare il figo e no, perché quando è nato il computer che poi in realtà è nato in Italia, è nato alla Olivetti di Torino il computer, poi gli americani ce l'hanno Ah sì? fregato. Sì, 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 sì. Ah. I primi calcolatori, quindi tutto il mondo avrebbe potuto dire calcolatore invece però vabbè. Wow, wow, che bello. Ah, l'altra cosa che volevo aggiungere alle cose a cui penso quando parlo in italiano, a parte la lingua, son le labbra, perché in italiano, muoviamo molto di più le labbra, ma comunque anche ci sono tante cose di cui potrei parlare, ma le consonanti sono anche molto diverse e molte persone non pensano a questa cosa, però sono più tipo una frusta Mh, in italiano, è più sì. quando vuoi essere più chiaro, parli magari adesso sto parlando abbastanza lentamente, devi proprio quella T deve essere T, capisci? Quella M deve essere M, quella V deve essere V, non v. Che sono all'inverso la difficoltà che ho avuto io con l'inglese. Esatto, che devi rilassare tutto quelle consonanti, sì. Che fra l'altro poi in realtà il problema della pronuncia dell'inglese in Italia è che per tanti anni c'è stato quasi un po' un pregiudizio, nel senso che io mi ricordo da ragazzino, se provavi a parlare in inglese con l'accento giusto, no, ti prendevano in giro: "Ah, quello che si crede di essere", no, o no: "Parla come mangi", no, "Parla come mangi". Oggi Sì. fortunatamente secondo me sta cambiando, perché a partire dai primi anni 2000, no, 2005, 2006 è nato Facebook, è nato YouTube, tutte queste cose, Mh-mh. cioè io quasi non mi rendo conto che son passati 20 anni perché io il tempo no, diciamo il tempo vola effettivamente. Sì. Parlo dell'università come se fosse ieri, ma son passati 20 anni quasi, purtroppo. E son cambiate Sì, ma tante anche per cose. me in realtà son passati 10 anni da quando mi sono laureata. Oh, wow, 2016. Comunque Ah, ecco una cosa importantissima che ci tenevo a far capire a loro, nel senso mh-mh, che si ricollega no, una cosa importante che si ricollega a questo aspetto della pronuncia, che mh-mh. abbiamo detto prima, è vero che, s è importante se è importante per te, no, non lo ordina sicuro il dottore di parlare bene, però, è importante parlare bene, cioè vuol dire con una pronuncia corretta, anche perché, io ricordo ad esempio, un aneddoto all'università, quando facevo ancora l'università cattolica qui a Brescia, un giorno è venuto un luminare, no, un latinista a fare 'sta conferenza dalla Germania, Mh-mh. un professorone, molto colto eccetera, no,
inizia a parlare italiano grammaticalmente, sintatticamente perfetto, ma con una pronuncia che come ha iniziato a parlare abbiamo Sì. iniziato tutti rossi a scoppiare, a guardarci uno con l'altro, non riuscivamo a trattenerci da scoppiare a ridere, no? E io dopo 20 anni non mi ricordo su cosa fosse la conferenza, qualcosa di latino mi Però ti pare, ricordi però mi del ricordo fatto che quell'imbarazzo, quella cosa terribile. Quindi avere una pronuncia corretta ti permette anche di, no, come dire, di immergerti meglio sì, e fare in modo che le persone stiano attente a quello che dice, non sì, come lo esatto, dici. che in realtà è, come dire, accent coaching è quello, è cercare di non nascondere perché ti devi vergognare, ma comunque se tu hai un messaggio importante e vuoi essere ascoltato per davvero, non puoi avere una non puoi, sarebbe meglio diciamo non avere una pronuncia troppo troppo marcata, troppo come dire, un accento troppo forte. E quindi è quello il discorso, perché se sei un attore e qualcuno ti guarda, mentre, reciti e pensano solo all'accento, a che serve? Perché in Esatto. realtà non devono concentrarsi sul tuo accento, devono concentrarsi su quello che stai facendo, capisci? Sul personaggio, su quello che succede al personaggio, tutto quanto, capisci? Un'altra cosa che volevo dire è che io mi sono sentita a mio agio quando ho migliorato la pronuncia e non ha solo a che fare con: "Ah, io devo migliorare perché le altre persone mi prendono in giro e quindi dato che le altre persone mi prendono in giro, io devo migliorare per evitare questa cosa". Non è okay, c'è anche quello, che non è una cosa molto bella, però non è solo quello, anche tu ti senti più a tuo agio, perché pensi di sentirti a tuo agio parlando con un accento fortissimo, ma in realtà tante parole ti vengono difficili perché usi suoni sbagliati, perché le lingue hanno dei suoni che sono fatti apposta, nel senso che tutti i suoni che abbiamo nella lingua sono simili in qualche modo. Tutti i suoni in italiano sono tutti tesi, sono tutti molto precisi. In inglese tutti i suoni sono molto rilassati e c'è molto spazio e la lingua fa più o meno la stessa cosa per ogni suono, fa gli stessi movimenti, capisci? Quindi se tu inizi a mischiare le cose, per te diventa più È difficile più anche. difficile, sì, sì, E sì. secondo me poi io non la mia esperienza non è l'esperienza di tutti, questo è chiaro. Però nella mia esperienza non mi sono sentita a mio agio perché non mi usciva bene quando parlavo. No, mi ci ritrovo moltissimo. Ultimamente sto imparando anche lo spagnolo da un annetto. Mi sto trovando meglio perché con l'inglese purtroppo io sono partito per tanti anni col metodo scolastico e questo bagaglio un po' me lo porto dietro, no, devi correggere qualcosa di sbagliato. Con lo spagnolo sono partito subito ascoltando. Infatti oggi, passato un anno, il 90% è ascolto che ho fatto. Tempo fa, mi ricordo tanti anni fa, mi ero messo a provare a imparare il tedesco e avevo trovato questo corso bellissimo su CD che si utilizzava da allora, no, preistoria, ed era tutto con questo metodo naturale. Io ascoltavo, mi ricordo, questo professore, il professore che entrava, c'erano le scenette, no, e diceva: "Hallo, ich bin Peter", no, e io ripetevo: "Hallo, ich bin Peter". E Sì, ascoltavo i miei amici che imparavano il tedesco a scuola, anziché dire ich, dicevano ish, dicevano ich. Io ascoltavo, dicevo: sì, "Perché dite ich? Perché dite ish? Ich". Ma il sì. suono perché mi è venuto? Perché io lo sentivo e cercavo di ripeterlo uguale. In quel momento ero come un Che è quello che ho bambino, fatto in no, italiano, e praticamente. secondo me poi non è che non devi imparare la grammatica, perché dopo anzi No, io dico sempre no. è un catalizzatore, la grammatica aiuta, la grammatica funzionale, un po' di grammatica funzionale aiuta ad accelerare Mh-mh. l'apprendimento, no, quindi ci vuole anche quello. Però è la questione di capire quali sono le priorità, e andare alla fonte che è l'ascolto. Poi comunque una cosa molto importante è che di solito l'obiettivo, come dire, il motivo per cui impariamo una lingua è perché vogliamo parlare. Quindi evitar la pronuncia, non lo so. Poi, come abbiamo detto prima, non tutti abbiamo l'obiettivo di essere perfetti o bravissimi in una lingua, però se hai l'obiettivo di essere bravo, però eviti la pronuncia, non vedo perché devi non fare una delle cose più importanti, perché alla fine la gente non ti capisce molto spesso, neanche tu ti senti a tuo agio.
La cosa più importante, che sembra una cosa stupida, ma notare. Quando dico notare, dico ascoltare, ma ascoltare non con l'obiettivo di capire quello che stanno dicendo, ma per capire cosa c'è di diverso con quello che fanno in quello che fanno loro e quello che faccio io da anglofona. Perché ho detto: "Cos'è la cosa in generale che rende questa pronuncia italiana?" Anche se esce solo un suono, si capisce subito che è una pronuncia italiana. C'era questa cosa di, non lo so, mi sembrava un po' teso, mi sembrava nasale, mi sembrava più, non lo so, più, non so come dirlo, super preciso. E sempre uguale, è sempre okay, con questi suoni un po' diversi. Invece l'inglese molto rilassato, molto, come si dice, rounded sounds, non Mh. saprei come dirlo. Sì, Ehm, arrotondati, questi suoni sì, arrotondati così, sì, molto sì, è vero. rilassate, molto molto aperto qua dietro. Mh. Invece l'italiano al contrario, molto la lingua molto alzata e quindi questo ti aiuta a fare gli alle lingue super alzate quando fai gli e quando fai anche la L Sì, è italiana, diversa. L'italiano è molto più la lingua va in alto e indietro, e in l inglese tende a o rimanere più l. la. Anche la T, ad esempio, che in italiano batte molto sopra sui denti, Quale invece scusa? la T, La la T, sì, T, sì. no, T, d, t, 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 t. in inglese è più Invece t, t, t. con tantissima aria. E quindi non è tantissima, è tantissima. Ho detto: "Ah, quando dico tantissima, cosa c'è di strano?" Ma quando sento la versione italiana, io sento che non c'è tutta questa aria. Come posso fare fisicamente a usare meno aria? Sì, ma comunque c'è qualcos'altro c'è un'altra cosa che è diversa. Okay, fammi pensare, capisci? Io facevo questo processo mentale a cercare di capire, poi non avevo un insegnante, forse adesso sarebbe molto più Quello facile con un insegnante, però dovevo accelera fare la cosa da tantissimo. sola. Mh? Avere ad esempio, cioè, come tu che puoi aiutare un'altra persona, accelera tantissimo secondo me. Tantissimo. Sì, sì, sì. Sì, perché ho dovuto imparare tutto da sola, a parte mio marito che mi ha corretto su qualche cosa, poi mi ha corretto a fare il suo accento. Quindi se per esempio se dicevo fresco, ha detto: "No, è fresco, non fresco. Cosa Come me stai dicendo? Cos'è io fresco?" dico fresco, sì, Capisci? io dico fresco. Che poi anche lì Sì? vedi, sì, sì, fresco mi suonerebbe strano. Che poi vedi, cioè è quello che dicevamo Sì. prima, l'italiano perfetto non esiste, è sempre scegliere una varietà che è sempre una varietà regionale. Io ascoltando te, Mh-mh. ti sento nativa perché mi sembra di ascoltare una persona più o meno del nord Italia, direi zona Rimini, quelle parti lì, diciamo qualche parte dell'Emilia Bravo, più o Romagna. meno, più o meno. In Ehm realtà mio marito è fanese, okay, quindi quindi un un po' più sotto, un leggerissimamente più giù, po' ma più giù. non tanto, perché Ehm l'accento fanese nel senso spesso quando parlo inizio praticamente invece di mente, lui dice mente, però l'italiano standard è mente, quindi mi è rimasta in testa questa mente e quindi a volte dico mente, a volte dico mente. Però, ed è quello che dà la naturalezza, perché poi parliamo tutti una varietà regionale. per me la dizione può essere molto utile per le persone che hanno un accento molto forte, che magari non si fa fatica a capire, perché alla fine parliamo la lingua per comunicare. Quindi per me se hai un accento molto forte e parli con un'altra persona che ha lo stesso accento non ci sono problemi, ma quando una persona del nord e del sud devono parlare, ehm, non lo so, A volte c'è an qualche, anche perché del sud Italia utilizzano ancora moltissimo il dialetto della vita sì, quotidiana. Noi qui sì, al nord non lo utilizziamo quasi più, gli anziani, sì. eccetera. Io tipo il dialetto lo capisco, ma non l'ho mai parlato perché sentivo gli anziani parlarlo. Però siccome io sono anche fra l'altro metà del sud, perché mia mamma è pugliese e mio Mh. papà è bresciano. E Mh-mh. quindi conosco bene entrambe le realtà e loro là lo utilizzano proprio quotidianamente, nella vita quotidiana il Sì, dialetto, molto più utilizzato. E quindi hai anche dei dialettalismi che poi entrano nella lingua, gli accenti che già di per sé sono molto diversi, quindi sì, smussare proprio, ehm, però anche lì, cioè io quando parlo di tu hai ad esempio, secondo me, quello che sento io, una parlata italiana standard con una leggera sfumatura regionale, che è il giusto. È come dire, no, quel flavor, no, che lo rende più vero rispetto sì, all'italiano sì. standard, quello proprio che non parla nessuno.
E Ma sai che mi sono arrivati tanti commenti dove dicevano: "Ah, parlavi meglio prima, adesso hai un accento troppo regionale, prima parlavi in modo più neutro", che secondo me non è, forse era più neutro, ma era anche meno, una pronuncia meno italiana, perché anche adesso mi capita a volte, ma molto meno spesso, di usare la schwa invece della A, perché è difficile per noi aprire su una A in una posizione dove in inglese sarebbe una schwa, capisci? Mi viene in mente il nome Italo, viene più naturale dire Italo, invece Italo. Quindi questa cosa per me sicuramente mi è capitata almeno qualche volta in queste conversazioni, perché non è una cosa facile. Mi dicevano che parlavo in modo un po' più neutro prima, che secondo me quando guardi i miei vecchi video, che se guardi sul mio Instagram, sto ripostando i video dal 2021-2022. Specialmente adesso inizia ad essere più simile a come parlo adesso, ma quella volta, quando sento i primi video che facevo nel 2021, che non ero manco abituata a fare i reel, quindi era una cosa un po' strana per me, e dato che insegnavo l'inglese dovevo fare sta cosa di andare avanti e indietro tra l'inglese e l'italiano, che adesso mi viene molto più facile, ma quella volta non era tantissimo tempo fa, ma comunque ho più controllo adesso. Sentivo che quelle vocali che c'erano alla fine delle parole non erano molto precise. Tipo, la O non era, come dire, avevo le vocali molto più aperte, che non è necessariamente una cosa che non fa nessuno. Forse sentono quello, che adesso uso le vocali più chiuse alla fine, perché ho imparato sta cosa che una vocale, nella dizione italiana, che una vocale può essere aperta soltanto se è la vocale stressata. E ho capito questa cosa e ho detto: "Ah, non è Marco, è Marcu", perché ma dicevo che tipo poi, fra Marco. parentesi, Oh. queste cose le sa chi appunto la studia la lingua e vuole, no, perché te Sì, sì, fermi sì. 9 italiani su 10 queste cose non ne hanno la più pallida idea, Certo, e tante di certo. queste Però cose in realtà è una cosa che mi ha aiutato molto, perché adesso mi sento che sono ancora più precisa, mi sento ancora più, perché le vocali chiuse aiutano tanto con gli anglofoni, perché noi abbiamo 'sta cosa troppo aperta, diciamo troppo rilassata, e quindi fare troppe vocali aperte in realtà ci fa sembrare più anglofoni, capisci? Invece se ti concentri sulle, consonanti più chiuse, questo ti aiuta ad entrare proprio in quella pronuncia precisa, più tesa, più, mhmm, diciamo nasale, che richiede l'italiano, capisci? Però, boh, il modo in cui parlo adesso mi sembra più naturale, e comunque mi sembra, anzi, adesso avrei ancora più controllo su cercare di usare la dizione se voglio, perché adesso conosco più regole, è chiaro che l'intonazione che uso è l'intonazione di quella zona lì, certo, sì, Marche che è Nord, perché poi come non si può Romagna. scindere la lingua dalla pronuncia, io dico anche una cosa in più: non si può scindere la lingua, imparare la lingua italiana dalla cultura. Cioè tu non trasmetti solo, il fatto di parlare italiano come un nativo. La mia impressione è che tu trasmetti è che tu trasmetta i congiuntivi, ragazzi, pardon, è che tu trasmetta italianità. Cioè, Oh. no, mi sembra di parlare come un'italiana perché, sicuramente hai assorbito, la cultura, il desiderio anche, no, di imparare la lingua, ma di entrare, immergersi anche, di essere parte della cultura che ti piace e quindi E questa forse è la parte più bella, perché il motivo per cui volevo imparare italiano, diciamo alla perfezione, è perché volevo veramente capire la cultura. Non mi interessava tantissimo andare nei posti turistici, che non c'è niente di male, però mi interessava molto di più vedere i posti piccoli, i borghi, capisci? Posti di ogni giorno, l'italiano, come dire, l'Italia vera di oggi, non quello, capisci? Come vivono gli italiani? Di cosa parlano? Cosa dicono? Come lo dicono? Cosa mangiano? A che ora si capisci? Io aveva questa cosa che volevo capire, che mi sembrava una cosa così lontana, così, perché hai questa immagine di cosa vuol dire essere italiani quando non certo. sei italiano, e volevo capire cosa voleva dire. E ho detto: "Come posso fare
ad entrare un po' in questa cultura e capire questa cultura, si sono vista come canadese, che magari arriva in ristorante e dicono: "Ah, vuoi questa americanata?" Capisci? Invece di darti la cosa italiana, magari ti iniziano a parlare in inglese, ti danno un menù, non lo so, ti suggeriscono non lo so, capisci? Invece È arrivare bello, qui no, scusa ti interrompo, questa qua è veramente sì. bella che hai usato la parola americanata, che dovrò farci prima o poi una perché io non riesco a e da qui si vede che sei italiana, perché solo un italiano capisce e userebbe la parola americanata, no, Sì. farò uno short per cercare di spiegare agli americani cosa vuol dire, senza offenderli. No, no, vabbè, comunque abbiamo come dire, non è per dire che la cultura americana o canadese, quello che è inferiore. Però comunque sì, vabbè, queste queste sono cose che ho imparato da mio marito. È chiaro che tante cose che dico sono cose che dice Questa lui. Le tendenza parole che uso all'esagerazione, sono eccetera, no, tipo New York che scoppia, arriva Godzilla, arrivano no, quella non è un'americanata. esatto. Oppure, non lo so, guardiamo un film e sì, esatto, un film americano con le cose che è tutto in America, tutto succede in America, 'ste cose qui, tutto molto esagerato, molto vabbè anche l'Italia ha le sue cose, diciamo. Che poi l'ultima cosa che ci tengo a dire prima di chiudere è che è importantissima secondo me, che acquisire una nuova cultura è un arricchimento. Non è Sì, perché sì, sì. spesso anche io nei commenti, no, sento dire: ma non voglio perdere la mia cultura", Ma no, non perdi niente è e una non devi perdere la tua stupidaggine, cultura se non la vuoi perdere. Scusa se ti interrompo, però esatto. questa cosa allora, è chiaro che ho preso qualcosa di italiano, okay, è chiaro che c'è una parte di me io non direi mai, non oserei mai a dire che sono italiana, perché dico sempre che ci sono delle cose che non capirò mai. Capisco tante cose, però non sono cresciuta qui con quella pubblicità che c'era negli anni '90, che tutti conoscono quelle pubblicità e quando sentono quelle cose dicono: "Ah sì, ti capisci? Io non ho questi ricordi, io non ho vissuto lì, non ho fatto la scuola qui, capisci? Non ho fatto tutte queste ci sono tante cose che non ho sperimentato qui, diciamo, non ho Che poi vissuto in quello tutti, Italia. perché io quando parlo con i miei nipotini, a Sì. volte sono in estrema difficoltà perché tutti i loro Ah, riferimenti, sì, sì, sì. mi È un sento po' vecchio. così. Sono tipo diciamo che in inglese ho 31 anni e in italiano ho, non lo so, 13 anni, diciamo, e quindi ho iniziato a capire in realtà non seguo manco tipo, non lo so, notizie italiane molto o il mondo degli attori o cantanti in realtà non ascolto musica italiana molto spesso. Qualcosina c'è una mia amica, che è una cantante, ascolto la sua musica perché usa più lo stile, ehm, inglese diciamo di scrivere canzoni e tutto quanto, quindi mi piace molto. Però in realtà non ho mai, veramente quasi mai ascoltato musica italiana, non ho quasi guardato film in italiano, quasi mai, e quindi tante persone dicono di fare queste cose che non sono cose sbagliate, però non è l'unico modo per imparare una lingua, perché in realtà io ho imparato la lingua un po' all'università, ma parlando con le persone vere. Le persone chiaramente che parlano un italiano corretto, che non fanno errori, che non dicono scrivono qual è con l'apostrofo e non mettono l'accento su perché dalla parte sbagliata, 'ste cose qui. Io sto molto attenta a queste cose, perché sto molto attenta a queste cose anche in inglese e quando ho imparato una cosa che è giusta, vedo italiani che mettono gli accenti dalla parte Accento grave, sbagliata, accento già che anche lì, cioè, fermi 9 italiani su 10 per la strada, accento grave, accento acuto non sanno neanche cos'è, nel senso sì, sì, poi forse sono fortunata perché l'ho imparato all'inizio nel modo giusto e mi sono circondata da persone che scrivono in modo corretto e quindi ho evitato questa cosa. Però vabbè, lo preferisco come gli così, ma inglesi anche che ad esempio i nativi a volte scrivono your oh, tutta anziché apostrofo. oh, È un errore che io non farei mai, no, pur non parlando inglese bene come loro, non la perché sono i tipici perché errori da nativo, no, suona uguale, succede e molto che ti spesso. dimostra perché loro l'hanno imparato coi suoni e io l'ho imparato con la grammatica. E Sì, quindi sì, l'errore che fanno per quel motivo lì io non lo farei mai, però, forse è meglio sarebbe stato meglio se lo facessi, perché avrebbe certo. voluto dire che che avrei imparato nel modo giusto. Vabbè. Comunque Ehm sì, per chiudere quel discorso, non vuol dire che perdi la tua cultura, perché io ho preso queste cose
italiane, diciamo, perché volevo prendere queste cose, perché mi piacevano queste cose. E quindi quando parlo italiano si vede che la parte di me più italiana viene fuori. E quando parlo in inglese vedi di più l'Elissa canadese. E quindi è quello il discorso. Quindi quando torni a parlare la tua lingua, torni a come eri prima. Poi, come dire, è come dire non voglio vivere, non voglio esistere perché poi farò esperienze e cambierò. Ma scusa, capisci? E tipo voglio rimanere sempre. Ma che poi, cioè, è talmente questa cosa, è talmente un nonsense che non è reale. Nel Sì, 90% dei casi chi dice questa cosa, chi dice no, non voglio imparare la pronuncia perché io sono italiano e sono orgoglioso di essere italiano, no? È il famoso detto che abbiamo in Italia, no? Quando la volpe non può arrivare all'uva, dice che l'uva è acerba. Perché è faticoso arrivarci, allora si fermano prima e dicono: "Ah no, ma io non voglio perdere la mia cultura, io non voglio parlare con un accento che non è il mio". Costa tanta fatica arrivarci, non è magia. comunque il punto di questo discorso è: non è impossibile, si può fare, non è che dobbiamo tutti essere perfetti e parlare in modo perfetto, parlare nello stesso modo, però se è una cosa che volete fare, si può migliorare almeno tantissimo. Non è magia, non è solo lavoro, nel senso devi semplicemente farlo. Secondo me non c'è la tecnica magica, il modo magico, nel senso ogni persona avrà il suo modo di imparare le cose. Per me era ascoltare molto attentamente e cercare di capire quali erano le differenze, perché tante persone non lo fanno, tipo parlano senza pensare a quello che devono fare fisicamente con la bocca, È vero. e quindi semplicemente ho prestato molta attenzione a questa cosa. Ci vuole lo sforzo cosciente, quella cosa Sì. di volerlo fare, avercelo in mente, di volerlo fare, stare attenti a quella cosa Sì. lì. Perché io E poi tipo facevo tanti messaggi vocali e riascoltavo i messaggi vocali. Questo è una cosa importante, è sentire la tua voce, è ascoltarti mentre parli, perché ti fa rendere conto di quello che stai dicendo. Anzi, anche avere questo setup, diciamo, per usare un anglicismo, di avere questo microfono e averlo, come io sento me stessa mentre parlo, e anche questo ti aiuta, perché anche mentre parli ti senti, oppure ti registri e ti ascolti dopo e cerchi di capire che differenza c'è tra come lo dico io, come lo dice quella persona. Devi semplicemente ascoltare e poi devi anche, comunque c'è anche l'orecchio che devi comunque migliorare, ed è quello che facciamo con Accent Coaching, lavoriamo su queste cose. E quindi niente, il punto è che, sentire una persona che magari parla meglio di te non deve essere una cosa che ti scoraggia, perché io vedo tante persone che parlano italiano da 6 mesi e sono molto avanti rispetto a come ero io dopo 6 mesi. Quindi, come dire, non è assolutamente impossibile, anzi è molto possibile, devi semplicemente farlo. Devi semplicemente iniziare e farlo e ascoltare e parlare tanto e cercare sempre di migliorare. Non c'è una cosa magica. Poi se vuoi la pronuncia perfetta, è chiaro che avere un insegnante ti aiuta, perché ci sono delle cose che quando come dire, non è difficile arrivarci, perché io ho fatto dei passi in avanti quando delle persone mi hanno detto: "Guarda, c'è questa cosa, uhm, come dire, la tua A a volte è una schwa", 'ste cose qui, capisci? O le vocali alla fine sono chiuse. Non sapevo queste cose. Magari ci sarei arrivata a un certo punto, ma ci sono arrivata molto prima mh-mh. perché qualcuno me l'ha detto, Certo. quindi la tecnica magica, il metodo magico, non so se c'è, ma comunque poi entriamo in un altro discorso e parliamo già da 2 ore, quindi cioè Ho detto 20 minuti, ma mi dispiacerà tantissimo tagliare qualcosa, ma taglio sì, poco, quello che viene viene, perché è troppo bello sì. questo video. No, una conversazione molto interessante, e quindi potrei dire in realtà tante altre cose, tipo ogni domanda che abbiamo, non lo so, ogni cosa che abbiamo affrontato, avrei potuto andare avanti per tipo 20 minuti, mezz'ora, giusto su ogni cosa. E quindi a volte, come forse hanno visto anche avete visto le persone che stanno guardando questo video, a volte ho detto: "Sì, tornando al discorso di prima", e poi
Guarda, ci sono troppe cose, poi è la prima volta che parliamo, si può anche fare qualcosa in futuro se vuoi, si può Assolutamente, sì, rifare. sì, sì. E io, Elisa, davvero ti ringrazio tantissimo perché penso che sia di grandissimo valore aggiunto il video di oggi per chi ci ascolta. E sicuramente se vorrai tornare a fare un altro video insieme un giorno in futuro sarò contentissimo. Grazie, grazie davvero. No, grazie a te. E ragazzi, Quando vi vuoi. saluto. Grazie mille, Va bene, grazie va davvero bene. Elisa. No, grazie a Grazie. te, è stato molto divertente fare questo video e quindi lo rifaremo sicuramente in futuro. Magari qualcuno può lasciare qualche commento con, non lo so, qualcosa Se avete, di sì, se volete specifico di chiedere cui possiamo qualcosa, parlare. qualche domanda, sicuramente approfittiamo. Sì. Va bene, Grazie mille, grazie Elisa. di nulla.